Ciao ragazzi, buongiorno, il video inizia proprio da qui. Anche se non è più buongiorno perché abbiamo appena pranzato, stamani mattina cielo un po' variabile, abbiamo lavorato al computer e abbiamo deciso poi di spostarci. Siamo a Peterhead, ancora un po' più a nord di dove ci eravamo lasciati ieri. Abbiamo fatto un pranzetto veloce e volevamo raggiungere proprio questo posto. Uno dei posti più iconici e molto gettonata. In teoria qui si possono vedere i puffin. Cosa sono i puffin? Non è altro che la pulcinella di mare, quel grazioso uccellino bianco e nero con il becco giallo che vola, cicciotto, che cammina e sembra un po' un pinguino. Abbiamo letto che purtroppo in questo periodo emigrano per cercare altri posti, non sappiamo dove, e la nostra ricerca di questi giorni era proprio mirata a vedere questi uccelli che sono molto carini, simpatici. Ci tenevamo tanto, io desideravo vederli da un po' di tempo e quindi anche il nostro trail di ieri era appunto per vedere se trovavamo questi puffin. Arrivati alla fine delle scogliere c'erano soltanto i gabbiani e anche oggi ci siamo affacciati qui. Abbiamo avuto testimonianze di altri viaggiatori che sono stati qua e hanno detto di averli visti su queste scogliere, quindi siamo venuti fiduciosi. Siamo un po', diciamo, borderlines, perché in questo periodo iniziano a emigrare. Esatto. Però questi sono già andati via. Mi sa che hanno preso le valigie e se ne sono andati molto prima. Bisogna essere molto fortunati perché anche negli anni a volte emigrano prima, a volte emigrano dopo. No, si sa che le stagioni sono sempre un po' strane. Dipende, però sì. Ci speravamo ragazzi, ci speravamo. Allora, siamo appena arrivati, ci siamo affacciati alle scogliere, ce ne sono a destra e a sinistra. Ora proviamo a percorrere dei tratti, però qui su queste qui di fronte a noi sono piene di gabbiani che strillano, urlano con i piccolini che cercano di proteggerli, quindi abbiamo già un po' capito che questi puffin veramente non ci sono e ci dispiace, mi dispiace tanto perché contavo di vederli. Qui in Scozia insomma è una bella zona dove poterli osservare, però non molliamo e in più abbiamo un panorama mozzafiato. Guardate che arco di roccia che c'è a picco sul mare, sempre con questo colore rossastro come le altre rocce del percorso trail di ieri, quindi è tutta questa costa che è caratterizzata da questo colore, di queste cliff abbronzate e molto pericolose. Abbiamo visto tantissimi cartelli e come dargli torto, guardate la gente dove cammina. Ora ci andiamo anche noi, vediamo l'affaccio sul mare da quell'altro lato. Però a differenza di ieri che c'era un gran bel sole, oggi è freschino, infatti vedete il mio abbigliamento poco estivo ma è freschino, c'è un po' di vento e purtroppo la brillantezza dei colori si vedrà molto meno rispetto a quelli di ieri. Ci possiamo far nulla. Siamo spinti nella scogliera più vicina a questo scoglio. Qui c'è uno strapiombo che non vi dico. Ci sono questi uccelli neri, speravamo potessero essere loro, ma non sono puffin, quindi siamo molto delusi. Ci sono rimasta male, ci tenevo tanto a vedere. Che peccato. Vabbè, però ci rifacciamo gli occhi con questo panorama. È una meraviglia, vabbè. Sono felice di tutto ciò, non è che... Però insomma ci speravo anche perché appunto devono emigrare in questi giorni, ma potevano ritardare un giorno o due, no, prima del tempo. Niente. Mannaggia, oh. Comunque queste scogliere non sono per tutti, perché sono veramente pericolose e oltre per chi soffre di vertigini, pensate che il suolo è quasi gommoso, sembra di camminare in
un tappeto molleggiato. molleggiato, è impressionante, vi fa paura. Sì, sì, sembra che il piede vada giù, perché probabilmente tutto lo strato di erba, tutto quanto che ricopre queste scogliere, e è proprio l'habitat naturale, abbiamo letto, per i puffin. Ritornando lì, loro cercano queste scogliere con i manti erbosi sopra, quindi eravamo venuti sicuri, diciamo. E invece ce l'hanno messo nel sacco. Vabbè, però come succede, le cose della vita ci sorprendono, bisogna andare avanti, magari dove non ce l'aspettiamo sul nostro percorso le incontreremo, o incontreremo qualche altro animalino simpatico. Vediamo. Guarda come fa il terreno. È il materassino. È un materassino. No, è incredibile. No, veramente, guarda che roba, boing boing boing. Ci si potrebbe fare un materasso nuovo per Charlie. Qui lo vediamo bene, eh? Questi sono gli strati di torba, come abbiamo visto anche in altri paesi. In Irlanda, per la precisione, soprattutto. abbiamo trovato che la scavano i blocchetti, e abbiamo letto che la usano anche come combustione per le abitazioni. Non sappiamo se sia la stessa cosa. Eventualmente dateci dei suggerimenti, scrivetecelo, grazie. Vedete, non ci arrendiamo mai. Ora passiamo su quest'altro versante, in mezzo alla giungla c'è l'ortica. Sì. E io ho pantaloni corti. Però qui siamo sull'altro versante, guarda. È meno popolato di qua. Niente da fare, i puffin non ci sono nemmeno da questa parte. Sono come noi, loro a casa non ci vogliono stare. Sono partiti, niente. Niente, ci immaginiamo il puffin con la valigina che lascia queste belle scogliere e va. Magari anche loro hanno un Charlie che li porta a giro. È così ragazzi, è così. Niente da fare. È uscito il sole! Come vedete non sono imprese facili, le nostre, e quindi il like è doveroso, credo, e chi non l'avesse fatto anche l'iscrizione al nostro canale. Like, grazie. Nuova tappa e nuova avventura per le nostre gin e tonic. Vai, sono uscite anche oggi. Sono uscite da Charlie, perché oggi siamo un pochino più pigri. Dopo il trail di ieri, il percorso lungo, oggi vogliamo andare a vedere un castello che è proprio là sul mare, ma quella sarebbe a un bel po' di passi a piedi e a noi non ci fa voglia di camminare oggi, lo diciamo apertamente. E allora abbiamo detto, ma scusa, ce l'abbiamo, usiamole, no? Come vedete la strada è bella lunga e quindi non potevamo esimerci da tirare fuori le nostre e-bike. Quasi arrivati, già vediamo le rovine del castello. Oh, guarda che gola! Oh. E mentre Fede sistema le bici, le appoggia al muretto che abbiamo trovato, vi faccio vedere questo Slines Castle, che è quel che rimane più che castello intero. Sembra imponente, ma purtroppo non abbiamo trovato granché di informazioni nel web, quindi non sappiamo a che epoca risalga. Peccato, è semidistrutto, ma ci si può entrare liberamente. E come sempre sceglievano bene dove costruire questi castelli, eh? Che meraviglia! Cioè, c'è una
C'è un piccolo canyon da questa parte e un'insenatura dal mare dall'altra, quindi nella parte centrale sullo sperone di roccia sorge questo castello. E anche qui purtroppo non c'è traccia di puffin. Anche qui ci sono delle belle scogliere, Wow! Cerca e ricerca, alla fine abbiamo trovato delle informazioni. Il castello risale al 1200. Inizialmente era una fortezza, ma la cosa più appassionante per noi è che è stata fonte di ispirazione per Bram Stoker per scrivere la sua storia su Dracula, avete capito bene. E noi di Dracula ne sappiamo qualcosa, perché siamo stati anche in Transilvania, ragazzi. Romania! Andate a vedere i video, perché sono fantastici, bellissimo paese. E nel frattempo questo sole, ragazzi, ci scalda. Senti che bellezza, si respira e carichiamo l'energia. Non ci aveva colpiti particolarmente inizialmente questo castello perché, diciamo, è sottotono rispetto agli altri, niente di speciale. Niente di speciale, però comunque anch'esso ha una piccola storia da raccontare. Visitabile e fotografabile. Qui ci sono anche dei cunicoli un po' bui, non si vede nulla. Non mi avventurerei, sia mai che scappasse fuori Dracula. Alcuni dettagli sono ancora ben conservati, alcune finestre sono murate, ci sono anche le scale per salire ai piani alti. Mentre Marta fa le foto, aiutateci a dire wow! Su, tutti in coro, wow! Ci hanno trovati! Ripartiti dopo aver caricato le nostre super e-bike, ci siamo resi conto che abbiamo il frigo vuoto. È un grande problema. È un grande problema. Quindi, sempre direzione nord, abbiamo trovato questo paese, anzi una città perché è piuttosto grande, Peterhead, e qui a Peterhead c'è il supermercato. Quindi ora lo stiamo cercando, parcheggeremo e faremo una bella spesa in modo da avere un po' di scorta, perché poi comunque l'idea è di salire ancora verso nord e magari stare un po' in natura, quindi avere un po' di scorte di viveri. Spesa fatta, abbiamo speso 77 pound, ovvero 77 sterline, e ora ripartiamo a questo punto per cercare un posto dove fermarci stasera, visto che siamo un po' sul tardo pomeriggio. Questa strada è strettissima. Con questa strada stretta, come sempre, si trovano cambi un po' preoccupanti, perché queste care stradine single track road hanno ogni tanto, come vi dicevamo, questi slarghi per fermarsi. Però gli abitanti del luogo vi sono abituati ad andare perché non c'è quasi mai traffico su queste strade.
ma essendoci una deviazione sulla via principale, forse non l'ho ripresa in tempo, la strada era interrotta e quindi anche il navigatore ci diceva di fare una sorta di un semicerchio per ricollegarsi poi alla strada, e questa strada passa esattamente in mezzo alle campagne e alle abitazioni, quindi loro scheggiano, capito? Vanno, e è arrivata una macchina di un signore scozzese e ci ha fatto andate indietro, non sapendo che noi siamo belli voluminosi. Aia, il trattore ora, speriamo che si fermi lui. Questo è grosso, questo è molto grosso. Ciao. Come si fa? Questa è stata la strada proprio di quelle terreno. Guardate qua, lo vedete quanta gente ci passa? C'è il traffico interno delle abitazioni, ma c'è anche il traffico bloccato che deve fare il giro. Quindi siamo in mezzo ai campi. In mezzo ai campi, e dicevo che prima un signore scozzese è arrivato sparato, si è fermato davanti a noi, non vedendo dietro, ha detto andate indietro voi, e noi gli abbiamo detto guarda che dietro c'è la fila di macchine, e quindi ha fatto lui una manovra assurda. Attimi di tensione ragazzi, ma siamo quasi fuori dal tunnel, anche se non avevamo preso un tunnel, perché queste stradine c'è da lasciarci minimo gli specchietti, se non la fiancata. Poi dietro abbiamo altre 10 macchine, quindi infatti è difficile non intasarsi. Intasate, appunto, perché in condizioni normali si fanno queste strade quando c'è poco traffico. Ora vi faccio vedere, sbuchiamo sulla strada principale dove c'è l'interruzione nell'altro senso. Deviazione. Come al solito c'hanno i birilli che li comprano al supermercato. Vedete, questa è la strada principale che è chiusa. Siamo fuori, siamo sulla strada principale. E vai, è stata da gocciolina. Stavo finendo. Al supermercato abbiamo trovato anche gli hamburger di Angus, Aberdeen Angus. E quindi secondo voi li abbiamo comprati, sì o no? Direi proprio di sì. Li assaggeremo presto e vi faremo sapere. È un vanto della zona, quindi Chilometro zero. Chilometro zero. Che luce! Laggiù, a parte Fede, nerissimo. C'è una perturbazione. Pussa via, lontano da noi. Guardo di là. E invece di qua, strada bella limpida, luce fantastica, campi meravigliosi. Guardate che posticino abbiamo trovato, tutto molto bello, se non che qui il segnale è completamente assente. Siccome noi stasera abbiamo anche la premiere, ci spostiamo, abbiamo visto che ci sono diversi punti dove poterci fermare, e quindi questo è il primo che trovavamo sulla mappa. Ce ne sono altri più avanti, ci spostiamo di poche miglia, così almeno abbiamo anche la copertura per internet. Peccato perché la location non era proprio malaccio. Ed eccolo ragazzi, eccolo l'hamburger di Angus di Aberdeen. Come avete visto siamo già a tavola, ci siamo spostati, abbiamo trovato un posto dove poter dormire. Hamburger tenerissimo, Hamburger buonissimo, uno dei più buoni di sempre. Veramente vale la pena. Fuori è ancora giorno, anche se è l'ora di cena, ma lo sappiamo, l'estate in Scozia è così. E quindi buon appetito, magari voi avete già mangiato quando vedete il video. O forse no. Forse no. Poi dobbiamo finire dei lavori al computer, come vi dicevo, e poi a nanna. E domani ci aspetta un altro giorno insieme. Buongiorno, nuova giornata. Oggi, visto che il meteo è un po' grigio e piovoso, ne approfittiamo per fare un po' di servizi. Abbiamo trovato questo parcheggio dove abbiamo sia la possibilità di fare una bella lavatrice, abbiamo diversi panni da lavare, e poi abbiamo anche l'autolavaggio, e quindi ne approfittiamo per scaricare le acque grigie. C'è anche la stazione di servizio, dentro ci sono i bagni, possiamo scaricare anche le nere, quindi servizi completi, poi mangiamo e ci mettiamo di nuovo in viaggio. Come mai c'hai la felpa addosso? Perché è freddo. Guardate il
i gradi, non so se da qui si vede. 11 gradi. Ecco, non voglio dar fastidio a Fede che guida. 11 gradi. 11 gradi ad agosto non è male, Non è male per niente. Vabbè, siamo al nord della Scozia. E tra breve passeremo il confine, non sappiamo se è segnalato, ed entreremo nelle Highlands scozzesi. Dovete sapere che i territori del nord, diciamo dall'altezza circa di Inverness in poi fino al punto più estremo, si chiamano Highlands. Finora noi non eravamo al vero nord-nord, eravamo nelle Lowlands, cioè nei territori del sud. Chissà se sarà segnalato. Vedremo. E vai! Siamo entrati nelle Highlands, Scozia del Nord. Eccoci! Finora avete visto un assaggio. Quando vi dicevamo andiamo sempre più a nord, intendevamo proprio in questa regione. Le Highlands sono affascinanti, ragazzi, e oggi è una giornata che ci cala ancora di più con questo tempo nella vera Scozia. La sua atmosfera. Quell'atmosfera grigia, non che ci piaccia, almeno personalmente preferisco il sole, lo sapete, però effettivamente insomma c'è dell'atmosfera. Qui siamo nel paese di Nairn. Ma buongiorno! Buongiorno con un tentativo di sole che sta sbucando dalla coltre di nuvole. Siamo appena partiti dal nostro parcheggio sul fiordo che ci ha accolti stanotte. Stamani un po' in ritardo, ce la siamo presa comoda. C'era da fare alcune cosette dentro il camper, da sistemare un po' di cose, e quindi abbiamo messo a posto tutto e poi siamo partiti con un po' ritardo rispetto al solito, diciamo. Ora stiamo passando dentro a Inverness, che è la capitale delle Highlands. Siamo un po' mezzo al traffico. Siamo mezzo al traffico, Fede è impegnato nella guida, quindi non lo disturbo. e niente, è una città bella viva, abbastanza grande, siamo nella zona artigianale, insomma ci sono molte aziende. L'abbiamo semplicemente attraversata perché comunque la direzione è sempre vediamo se avete indovinato. Ma dove vogliamo arrivare? Al Polo Nord? Non è proprio il Polo Nord, ma quasi. Non so se ve l'avevo detto, ma Inverness, la città di Inverness, si trova praticamente alla fine di un lungo fiordo, chiamiamolo così, e quindi è una posizione molto strategica, non lontano dal lago di Loch Ness, o meglio dire il lago di Ness, perché Loch in gaelico significa proprio lago, quindi sarebbe il lago di Ness. E ora passiamo appunto su questo ponte che ci aspettiamo essere scenografico. Wow! Tra l'altro c'è la bassa marea, non so se si vede, il mare è molto profondo. E noi siamo ancora più alti. E noi siamo alti invece. E la città di Inverness rimane là dietro la testa di Fede. E passiamo sull'altro fiordo con questo ponte che non è strallato. Inverness, la capitale delle Highlands, si trova a un quarto d'ora, 20 minuti dal famoso Loch Ness. Noi al momento abbiamo deciso di saltarlo, ma per un semplice motivo, perché l'abbiamo già visto nel nostro viaggio del 2019. Siamo venuti con la mitica Dacia camperizzata qua su fino in Scozia. Se vi interessano i video, ci sono sul canale agli albori, diciamo. Le chiamavamo i video di Marta e Fede, i viaggi di Marta e Fede. Vero. E non c'era ancora nemmeno Tickets for Life. Il progetto ancora non era nato. Non era nato, ma era dentro di noi. Quindi se cercate insomma la Scozia ci sono proprio video, qualità ovviamente minore,
tutto quanto, suoni, rumori diversi, editing diverso, ci fa un po' tenerezza a riguardarli, che noi più giovani, insomma, però sono dei bei ricordi comunque. L'immancabile chiesa con il cimitero e ovviamente anche l'immancabile campo da golf. Dietro al cimitero, vedete, ci sono persone laggiù che giocano a golf. Eccoci, mancherà un miglio circa, vediamo il mare, perché siamo su una penisola e laggiù in fondo il faro delle meraviglie. Il faro mi piace tanto, bello a strisce bianco e rosso, è stretta e ci si scambia solo con le famose piazzole. Che Salutano, carini. Eccolo, sbuca dal campo. La lepre. Vedete sbucare le orecchie? C'è un leprotto. E di qua il verde brillante. Nel mezzo in fondo il mare. Anzi, anche di qua e di là, per dire la verità. No, di qua. Vabbè, saltiamo questa parte. Che vediamo che ci sono altri camper, van. In fondo c'è il parcheggio. E quindi c'è posto anche per Ciarlino. Eccolo lì. Ta-da! Eccoci giunti alla nostra destinazione, il Tarbat Ness Lighthouse, ovvero questo faro alle nostre spalle. Un faro bello imponente, alto ben 41 metri, che ora cercheremo di vedere da più vicino. Pensate, fa parte degli oltre 200 fari, più di 200 fari, riporta il cartello, che circondano le coste della Scozia. Abbiamo letto pareri contrastanti, perché secondo il web questo sarebbe il terzo più alto di tutti quelli della Scozia. Qui il cartello invece dice che è il secondo più alto. Magari non è aggiornato. Magari non è aggiornato e nel frattempo ne hanno creato uno più alto, quindi comunque è bello alto. Grazie. Prego. Wow, guarda qua, che roba. Mi sa che da qui non si può andare giù però. Però è un buon punto panoramico per vedere tutto il faro sulla scogliera. I cartelli poi riportano che questo è uno dei punti migliori per osservare il passaggio dei delfini, però bisogna essere molto fortunati per vederli. Noi abbiamo anche il binocolo, ora proviamo a scrutare l'orizzonte. Io guardo, però oggi è un po' grigio, è grigio il cielo, forse magari con un po' di sole aiuterebbe. Anche da qui notiamo in lontananza tantissime pale eoliche in mezzo al mare. Pensate che nel mare del nord sono stati installati dei veri e propri parchi eolici composti da decine e decine di pale eoliche in mezzo al mare, anche perché i fondali sono molto bassi e qui tira molto vento. Abbiamo letto addirittura che a nord della Danimarca, a ben 85 km dalla costa, è stato costruito un parco eolico con più di 100 pale eoliche, tutte in mezzo al mare. Una roba impressionante. E in vari punti del mare del nord è prevista l'installazione di un numero ancora maggiore di pale eoliche. Ora dalla GoPro non si vedono, ma lì in lontananza ne scorgiamo almeno una ventina. Questa è la punta est. Guarda qua quante more, peccato che siano un po' indietro. Se no si faccia una scorpacciata, ragazzi. Ma questa però è bella nera, Questo è l'assaggio. Ma guarda anche là. Questo è l'assaggio, ragazzi. A volte sono un po' aspre. Mangiabile e mampaspina. Take the time to dig deep. Mentre il robottino elettrico taglia l'erba, guardate che pratino all'inglese, anzi alla scozzese, noi ci siamo coperti perché, ragazzi, fa freddo. 12 gradi,
vento veramente freddo, Freddo del nord. che io addirittura mi sono messa il palio. Ho letto che nei prossimi giorni dovrebbe rialzare di 5-8 gradi, quindi speriamo bene. Allora, dai. E dal cartello illustrativo notiamo che ci sono anche delle fotografie delle balene, quindi non solo delfini ma anche balene. Oh. We don't need to work so hard. We don't need to act strong. It's been too long. Love is lovely when it starts. Come with an open heart and give romance a chance and get to know me just for me. Don't bail out and leave. Passiamo dentro al borgo storico di Tyne. Il Royal Hotel. But to win big you gotta risk some. Ma c'è una famosa distilleria, la Glenmorangie Distillery. A riprova di quello che vi stavo dicendo, Balblair Distillery, un'altra distilleria qua a 3 miglia. E guardate carini questi caravan park che hanno sia le casette molto molto belline che poi la possibilità di campeggiare e sostare con il proprio van camper. Come with an open heart. È cambiato completamente lo scenario perché stiamo cercando di raggiungere un posto, ma non vi dico nulla. Allora che ci dici? Inizi il discorso e poi Un po' di suspense, no? diglielo. No, no, no. We can do as we please. Abbiamo lasciato un po' la costa, ma in realtà non l'abbiamo lasciata perché con questo fiordo che va così profondo nell'interno, diciamo che lo stiamo costeggiando il mare, ma la costa est è ben lontana. We don't need to work so hard. Incredibili di questi fiori We bellissimi. don't need to act strong. It's been too long. Questo è il paesino di Bonar, quello abbiamo appena attraversato è il Bonar Bridge. Come with an open heart and give romance a chance. Siamo quasi arrivati, non vedo l'ora. Ah, ci siamo scambiati nella piazzolina. Si suona. Questo povero clacson di Charlie è consumato. Oh, we don't need to work so hard. We don't need to act so strong. It's been too long. Abbiamo parcheggiato Charlie, sentite questo frastuono, tra poco vi sveleremo la sorpresa. A River Shin, proprio vicini, anzi sopra al fiume Shin, per un motivo particolare. Vediamo se riusciamo. A essere fortunati. Ecco. Ed eccoci qua, la sorpresa è che in questo fiume si vedono i salmoni che risalgono la corrente. Ne abbiamo già visto uno, sarà molto difficile farveli vedere in GoPro, ci proviamo anche con i Sono telefoni. velocissimi, Speriamo di essere fortunati. Cioè, hanno costruito questa terrazza panoramica apposta. Sì, l'altro l'ho visto. C'è la signora qui che prima di noi che ci stava indicando con la bambina dove guardare, perché qui in questo punto la corrente dell'acqua è molto Eccolo, forte. l'ho rivisto un altro. È Essendo incredibile. forte muove tanta acqua e fa schiuma, quindi magari non è semplice. Però forse ti possono vedere anche di altri Il punto più difficile è questo perché è molto impegnativo. Eccolo, hai visto bello? È ricaduto giù, è là. Eccolo, eccolo due. Eccolo bello. Bello. Grande, l'eroe ce l'ha fatta. Ti rendi conto che probabilità ce n'è?
qualche percentuale. Dopo mezz'ora di tentativi abbiamo visto saltare decine e decine di pesci, uno ce l'ha fatta. Uno ce l'ha fatta, certo. Almeno per Uno quello... su tutti ce la fa, come dice la canzone. Che emozione ragazzi, ora abbiamo trovato un punto più a valle, in una banchina. Bello, tranquillo, rilassante, questo suono melodico così dell'acqua che scroscia, non lo so, ma mi mette una botta, una sonnolenza, poi questo cielettino grigio. Però siamo rimasti affascinati da questa meraviglia della natura, da questi salmoni con questa forza che risalgono. Veramente la natura, quando si dice è perfetta, è vero. È vero, è vero. E abbiamo fatto una riflessione di tutte le volte che ci troviamo davanti a una difficoltà. Davvero. Abbiamo pensato a loro, ai salmoni, che con questi sforzi disumani, anzi disanimali, Sì. riescono a fare queste imprese impensabili. Sì. Pensate che loro devono saltare non avendo, diciamo così, la spinta del suolo. Noi esseri umani in un salto ci avvaliamo, diciamo, del suolo, quindi partiamo come spinta da lì, ma loro nuotando praticamente devono usare tutta la forza del loro corpo per fare salti notevolmente alti. E non solo contro la corrente, ma contro la cascata. Esatto. È incredibile. Eccoci di nuovo su Charlie, ci abbiamo il fiatone e siamo veramente emozionati. È la parola giusta. Cioè mi vergogno quasi a dire di avere il fiatone dopo aver visto questo spettacolo della natura, perché di questo si tratta. Vabbè, non c'è da vergognarsi, perché alla fine è una cosa bella, non c'era mai capitato sinceramente di vedere la risalita dei salmoni e siamo felici finalmente di averli potuti vedere. Con i puffin non è andata bene, ma con i salmoni sì. Avevamo degli animali, diciamo così, animali nel termine generico, pesci, volatili, eccetera, nella nostra lista, e questa è stata spuntata. Esatto, ce ne sono altri, ma li vedremo poi. Abbiamo letto nei cartelloni informativi lì al centro visita delle informazioni, ve le volevamo passare, diciamo così, per chi non sapesse nulla della famosa vita e della risalita dei salmoni. Pensate che su questo fiume dove siamo oggi i salmoni risalgono la sua corrente fin dall'era glaciale. Centinaia, migliaia, milioni di pesci nel corso della storia del pianeta sono riusciti a risalirlo per andare a riprodursi. Ce l'hanno fatta, direi, ce l'hanno fatta. Only the brave. E lo fanno compiendo uno sforzo incredibile. Pensate che il record mondiale di salto in alto da fermo per un essere umano è 2,43 m, mentre per un salmone è di 3,5 m, che correlato alla nostra statura, alle nostre dimensioni, è come se noi saltassimo un grattacielo. È uno sforzo titanico. Titanico. E in più, come vi accennavo prima, legato al fatto che loro lo devono compiere dall'acqua, quindi senza avere un appoggio che dia loro una spinta per saltare. E non finisce lì, perché quando sono sopra la cascata devono continuare a spremere le ultime energie per non essere trascinati di nuovo giù a valle. Hanno una spinta di coda e di pinne notevole. L'abbiamo visto uno che ce l'ha fatta proprio in chiusura mentre stavamo andando via. Ha fatto un balzo lungo, è riuscito a oltrepassare la massa d'acqua e è nuotato libero oltre, ce l'ha fatta. Grande. Ma come fanno a fare questo balzo enorme? Sfruttando la potenza dell'acqua, della cascata, che crea un vortice ascensionale, perché ovviamente l'acqua che arriva genera un turbinio sott'acqua che spinge l'acqua poi verso l'alto. Loro arrivano sfruttando questa corrente ascensionale e cercano di spiccare un bel balzo per andare anche nel punto successivo. E infatti si spiega perché in fondo a questa grande cascata di scimmie che abbiamo visto c'è una sorta di piscina, diciamo così, una grande vasca, e lì ce ne sono tantissimi. Loro si radunano lì, si riposano, aspettano il momento giusto che siano in forze e, sfruttando, come diceva Fede, questa spinta, a quel punto compiono il grande salto. E un'ultima cosa che ci ha colpiti molto,
per sottolineare ancora una volta la bellezza e la peculiarità della natura, è che questo salmone, non ve l'abbiamo detto, ma è il salmone atlantico, riesce a risalire, pensate un po', tramite il loro olfatto, il fiume dove è nato. Qui ci sono 4 fiumi che si buttano dentro questo fiordo e ovviamente non è che loro risalgono un fiume a caso, ma come ha detto Marta, risalgono quello da cui appunto sono nati. Ovviamente non tutti i salmoni riescono a compiere l'impresa, solo in pochi ce la fanno, e pensate che per il grandissimo sforzo che compiono, quando hanno finalmente risalito il fiume e deposto le uova, la maggior parte di loro collassa e muore, quindi un triste destino li attende, e questa cosa è più forte della vita e della morte. You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say nothing at all when we meet, yet somehow I know your history. Oh, come what may, I'm ready. Picture frames, lavender and pain, they all live here within this romance. I get the chance to stop the run and be the lucky one. Allora, dopo un po' di chilometri, anzi di miglia, abbiamo trovato questo luogo meraviglioso, ma Bello. c'è un ma. Ovviamente non c'è nemmeno una tacca di segnale. Voi sapete, noi con internet ci lavoriamo, Esatto. perché il viaggio è fatto anche di lavoro. E stasera ci serve perché dobbiamo lavorare e abbiamo anche la premiere, se no non saremo presenti in chat. Abbiamo da caricare un altro video. Però la beffa, quella più grande, è che tutto il giorno c'è stato il cielo coperto e in questo momento, proprio ora qui, si è aperto e sta uscendo il sole. Vabbè, ci fa godere il posto. Sì, ma Dai. infatti ci siamo fermati alla fine per fare qualche foto, per farvelo vedere. È un porticciolo praticamente naturale. Sì, Guardate ora che guardate bello. che sole che esce ora. Meraviglioso. Bellissimo. C'è anche la mia ombra. Questa è la luce più bella della giornata.